che cos'è il progetto Tornado? Sono tre nazioni, Regno Unito, Germania Ovest all'epoca e Italia, che decidono di costruire insieme le loro industrie aeronautiche su commissione delle 4 forze armate, perché la Germania aveva anche i 104 per la Marina, quindi aveva una sua componente aeronautica autonoma che si sarebbe convertita quindi anch'essa sul Tornado. Quindi raccogliendo, amalgamando e trovando un comune denominatore ai requisiti operativi delle 3 nazioni, 4 forze armate, insomma si era arrivati a un identikit che era il Tornado, che sarebbe stato, questo ecco, era la novità, costruito dalle industrie aeronautiche, ognuna faceva la sua parte, ognuno si era specializzato in certi settori. Ricordo per esempio che l'Italia faceva le ali, non solo, ma insomma aveva come fiore all'occhiello le ali del Tornado. E ognuna poi di queste nazioni assemblava le componenti, ancorché costruite dall'altra nazione, non so se riesco a spiegarmi, spero di sì, le assemblava autonomamente, quindi ognuno aveva il know-how di tutto, costruiva solo una parte, ma aveva il know-how di tutto. Ecco, quindi i velivoli italiani Tornado venivano assemblati, manutenuti in Italia, quelli inglesi, eccetera, e così. Ecco. Questo progetto Tornado non solo aveva messo insieme queste 3 nazioni, perché fino allora sostanzialmente che cosa succedeva? Gli stati dei paesi NATO, l'Inghilterra aveva la sua industria aeronautica autonoma e si costruiva i propri aerei, la Francia aveva poi l'orgoglio, poi potenze nucleari, eccetera. Gli Stati Uniti non ne parliamo, ma tutti gli altri paesi della NATO, quindi come dire della coalizione occidentale, all'epoca era così, NATO e Patto di Varsavia, vivevano di un po' di luce riflessa, cioè anche l'F-104 adottato dalla stragrande maggioranza, ma non solo, ma diciamo dei paesi NATO, era sì assemblato in Italia, ma il progetto non era autonomo, mettevano insieme pezzi che gli venivano dati, il cui studio, il QE era stato fatto dalla Lockheed. Il Tornado invece è figlio in tutto, dal motore a tutte le sue componenti, dell'industria e quindi della tecnologia, dell'autonomia di questi 3 paesi europei, ma non solo. Si decide, e questo a mio avviso è il passo ancora o parimenti importante, se non di più, sotto il profilo operativo, di fare una scuola, un reparto dove gli equipaggi, si parla di equipaggi perché il Tornado, per la prima volta per gli italiani, è un caccia che ha anche il navigatore, cioè c'è il pilota e il navigatore, perché si diceva, a ragione a mio avviso, che il carico di lavoro, ora è inutile usare termini inglesi per fare lo snob, il carico di lavoro che comportava il guidare, ma non il volare, il condurre un'operazione complessa dal Tornado non fosse eccedente le capacità di una persona sola, ossia il pilota non ce l'avrebbe fatta a gestire tutto il potenziale del Tornado se non con l'ausilio
di un navigatore che aveva la sua quota parte nell'attività non solo di navigazione, ma di gestione di apparati, eccetera, eccetera. La tecnologia poi fa e ha fatto dei progressi tali che adesso probabilmente, diciamo, l'intelligenza artificiale sopperisce e il pilota magari domani col solo pensiero si farà aiutare da questi sistemi di intelligenza artificiale. All'epoca no, e quindi ci voleva il navigatore. Stavo dicendo della scuola di volo, fu individuata in Inghilterra. Si dice che questi altri due paesi, per motivi di inquinamento da rumore, soprattutto in Germania, non avrebbero avuto piacere di avere una scuola che presupponeva molte emissioni di volo, quindi molto rumore, molta attività, molto quello. Gli inglesi misero a disposizione una base, Cottesmore, nelle Midlands, in mezzo a una città che possiamo dire come riferimento Nottingham, Leicester, Peterborough, là 200 chilometri a nord di Londra, ma in mezzo alla campagna, che era stata abbandonata, era stata sede di velivoli, ma da diversi anni, e quindi fu restaurata per l'occasione, riconfigurata per ospitare il Tornado, e l'attività di formazione degli equipaggi, a questo punto non più solo piloti, degli equipaggi che avrebbero poi impiegato i Tornado dell'Inghilterra, del Regno Unito, della Germania, dell'Italia, sarebbero stati formati lì in un contesto standard, tutto uguale per tutti, quindi amalgamando non solo il mezzo aereo ma anche gli equipaggi di volo. Per motivi di comprensibile natura, diciamo, politica, la Germania chiese e ottenne evidentemente il diritto di formare sul suo territorio i primissimi equipaggi, perché non c'era nessuno, il velivolo nasceva da zero. Anche quel 104 quando arrivò non c'era nessuno che aveva volato sul 104, però aveva già volato negli Stati Uniti, fecero una base in Germania dove, insomma, però lì era veramente da zero, quindi bisognava partire da formare i primissimi equipaggi, i quali a loro volta avrebbero formato altri equipaggi che costituivano poi lo staff degli istruttori per poi formare i piloti e i navigatori che venivano dai 3 paesi diversi. Per l'Italia, in base alla incidenza della percentuale con cui si era contribuito a questo progetto, che era quasi paritetica fra tedeschi e inglesi, a leggero vantaggio dei tedeschi se non ricordo male, minoritaria da parte dell'Italia, erano circa un 46, 42, 12, quindi tutto era calibrato su questo, su questi parametri, quindi il costo, il contributo e quindi anche il personale. Fu deciso che i primi 9 equipaggi da cui doveva partire l'embrione per poi ingrandirsi e formare la base TTE, Tornado Tri-National Training Establishment di Cottesmore, sarebbe stato di 9 equipaggi, di cui 4 tedeschi, 3 inglesi e 2 italiani. All'epoca non si poteva parlare di equipaggi italiani perché nell'80 l'aeronautica militare non aveva navigatori sui caccia, sui velivoli da caccia.
E quindi fu deciso che 4 equipaggi tedeschi, loro avevano il velivolo Phantom tedesco preso dagli Stati Uniti col navigatore, quindi avevano dei reparti già costituiti da equipaggi, pilota e navigatore su un aereo da caccia. Gli inglesi ce l'hanno storicamente, gli italiani avrebbero avuto 2 piloti inizialmente e 2 navigatori prestati, tra virgolette, per formare l'equipaggio dagli altri 2 paesi. L'Italia quindi doveva inviare un certo numero di piloti e non di equipaggi, uno generale, ora generale, corso precedente il mio, Pollice, era già su, era già a Cottesmore per preparare il terreno, il precursore, diciamo, e il 20° avrebbe fornito altri piloti, di cui uno andava ad unirsi al Pollice, generale Pollice, Nello, per fare i 2 del numero 9. Per motivi di politica aeronautica, eccetera, fu deciso di potenziare, inviare al 20° gruppo 2 piloti provenienti dalle scuole di volo, basico iniziale e basico avanzato, rispettivamente Galatina, Lecce e Amendola, i quali venivano al 20° per riprendere dimestichezza con un velivolo ad alte già 2 ex piloti di 104, inviati al 20° per riprendere dimestichezza con l'F-104 per poi andare su a Cottesmore. E quindi erano due carissimi compagni di corso, che l'ho accennato prima, mi pare apparteniamo a quella generazione che ha saputo tenere un piede sull'F-104 e uno sul Tornado, perché l'età anagrafica consentiva di avere una sufficiente, adeguata, anzi esperienza già sul 104 e affrontare il Tornado. Vennero quindi inviati al 20° 2 miei compagni di corso per rinfrescarsi con l'F-104 e per poi andare su. Uno di questi, nell'occasione di un increscioso incidente di volo che accadde nel novembre del 1979, perse la vita Renato Chionzini, carissimo compagno di corso, e anche questo, il caso, volle che io fossi indicato come sostituto e quindi io fui inviato su a Cottesmore nel maggio-giugno, non ricordo esattamente, ma insomma il periodo più o meno è quello del 1980, unendomi al già citato generale Pollice, allora tenente colonnello, e fummo noi 2, lui e io, designati quindi a far parte di questi primi 9 che avrebbero seguito i corsi teorici a Ottobrunn, vicino a Monaco, per i motivi che ho detto. La Germania almeno voleva, dice no, tutto in Inghilterra, no, almeno abbiamo questo, e facemmo la scuola a terra cosiddetta, la parte teorica di questo nuovo velivolo per un mese, non mi ricordo quanto, insomma approfondita, lunga, lì vicino a Monaco, e poi la parte volo, quindi proprio il battesimo del volo sul Tornado. Non c'era nessun militare
aviatore dell'aeronautiche dei 3 paesi che avesse mai volato sul Tornado, quindi la transizione la facemmo con i piloti collaudatori della MBB, quindi la sperimentale tedesca, allora era Germania Ovest, a Manching, sempre non lontano da Monaco, insomma. E fatto questo, ripeto, mi fu affidato, per i motivi che ho menzionato prima, un navigatore inglese, e quindi equipaggio numero dei 9, poi andammo su alla fine dell'80 a Cottesmore e cominciammo a formare altri piloti, altri equipaggi, futuri istruttori di volo, perché c'era da costituire 4 gruppi di volo su. I velivoli in linea sarebbero stati a regime tanti, una cinquantina,